Il cavolo nero con le fette è una pietanza che ho sempre visto fare in casa e pensavo che fosse molto comune, almeno qui in Toscana. Solo facendo le ricerche per questo video ho scoperto che non è proprio così. La versione classica è più quella tipo bruschetta. In casa mia invece se ne fa una vera e propria pietanza, una specie di panzanella invernale. Vediamo gli ingredienti. Partiamo con dell'ottimo olio di oliva toscano, meglio se nuovo, ancora pizzichino e verde come questo. Poi 2 spicchi d'aglio, 2 mazzi di cavolo nero e del pane toscano. Inizio affettando il pane, devo fare delle fette abbastanza alte. Qui vedremo che ne ho tagliato anche troppo, diciamo che per 2 porzioni sarebbe bastata la metà di questo filone da mezzo chilo. Il passo successivo è tostare il pane. Io utilizzo un fornetto, ma si può fare anche con un tostapane, una piastra o quello che preferite. Mentre il pane si tosta, senza mai perderlo d'occhio, mi dedico a pulire il cavolo. Prima taglio la parte bassa del gambo e poi devo levare la costa grossa delle foglie. Per farlo io faccio in questa maniera, che è molto veloce. Prendo la foglia con la mano destra dalla parte del gambo, poi con il pollice e l'indice della mano sinistra letteralmente sfilo la costa. Quando si stacca vuol dire che ne ho levata abbastanza. In questa maniera si riesce a procedere molto rapidamente e a pulire le foglie di cavolo in un tempo abbastanza ragionevole. Prima di scoprire questo sistema ritagliavo via la costa con il coltello ed era un lavoro molto più lungo. Ecco, qui ho finito, da una parte ho le foglie e dall'altra le coste le butto via. Taglio sommariamente le foglie più che altro per riuscire a metterle in pentola un po' più facilmente. Sta bollendo una pentola d'acqua, l'acqua non è salata. Metto il cavolo a cuocere nella pentola. Uso il mestolo per cacciare letteralmente in pentola le foglie e farle entrare tutte. Il tempo di cottura è circa 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, non c'è bisogno di cotture molto prolungate. Ogni tanto è bene rimestare perché le foglie vengano tutte a galla. Quando è passato questo tempo spengo il fuoco e, attenzione, senza buttare via l'acqua, scolo il cavolo levandolo dall'acqua con una schiumarola. Adesso passo ad un'operazione fondamentale, strofinare l'aglio sul pane, che poi è il motivo per cui il pane deve essere tostato, altrimenti sarebbe impossibile agliarlo in questa maniera. Anche se applico una pressione leggera, come si vede, l'aglio si consuma abbastanza. Se poi uno vuole un sapore bello intenso, se ne può mettere quanto si vuole di aglio. L'importante poi è sapere che l'alito ne risentirà pesantemente. Taglio in 2 le fette di pane che sono un po' grandi. Taglio anche il cavolo, ma senza esagerare, faccio 4 o 5 tagli. A questo punto qui ho il cavolo e qui ho l'acqua di cottura. Prendo il pane e lo tuffo nell'acqua di cottura. Lascio a mollo le fette per 1 minuto più o meno, si devono bagnare ben bene, ma senza disfarsi. Levo le fette di pane e le metto sul fondo di una zuppiera abbastanza grande. Ecco, qui serve un'altra fetta di pane, ma intanto ne metto anche qualcun'altra a mollo per lo strato successivo. Una volta fatto il primo strato di fette di pane, ci metto sopra uno strato di cavolo nero e poi proseguo così fino a coprire tutte le fette di pane. Ecco, un bel giro d'olio d'oliva e poi procedo a disporre uno strato di fette di pane ammollato nell'acqua e cavolo nero. Come si vede sì, ho un po' esagerato col pane, ne sarebbe bastato anche un po' meno. Il nostro cavolo nero con le fette è quasi pronto. Diamo un bel giro abbondante di olio di oliva, che non sarà nemmeno l'ultimo, un po' di sale come avevo messo anche nelle fasi intermedie, ed ecco qua, è pronto. Siamo pronti per andare a tavola. L'impiattamento ovviamente è super casalingo, visto che si tratta di un piatto della tradizione. Quello che non può mancare è l'ennesimo giro di olio d'oliva, perché l'olio è veramente protagonista di questo piatto, insieme al cavolo e all'aglio. A me piace accompagnare questo piatto con una bella fetta di formaggio. Un pecorino toscano semistagionato ci sta benissimo. Un menù per una cena veramente perfetta. Occhio a non esagerare con l'aglio però. Ok, prima di salutarti ti invito ad iscriverti al mio canale cliccando qui. E poi sono curioso, anche a casa tua ci sono versioni speciali di ricette della tradizione? Se sì, scrivilo nei commenti qui sotto. Grazie per la visione e alla prossima!